amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come ho realizzato la fascia che ho fatto per i vestitini, quello giallo, e ho realizzato questo tipo di fascia molto carina, molto semplice da realizzare. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la fascia che ho realizzato per il vestitino giallo vado a realizzare 66 catenelle, poi in base alla circonferenza della testa della bimba dovete andare un po' a calcolare la misura che serve. Quindi andiamo a fare le nostre 66 catenelle. Fatto le 66 catenelle andiamo ora a fare 3 maglie catenelle in modo da sostituire la prima maglia alta e poi andiamo a lavorare in tutto 66 maglie alte nelle 66 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a fare ora 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi facciamo un'altra catenella e andiamo a saltare una maglia di base, entriamo nella prossima e andiamo a fare la nostra maglia alta. Andiamo a realizzare così una catenella, saltiamo una maglia alta nella prossima, una catenella, saltiamo una maglia alta nella prossima e andiamo a fare tutto questo giro in questo modo. Fatto l'ultimo, giriamo nuovamente e andiamo a fare un giro a maglie alte, così come abbiamo fatto nel primo giro. Quindi andiamo a sostituire la prima maglia alta e poi facciamo la seconda maglia alta e la terza maglia alta e poi in ogni maglia del giro precedente dobbiamo fare le nostre maglie alte. Quindi proseguiamo a maglie alte fino alla fine. E così abbiamo concluso la nostra fascia. Se la volete più larga potete fare anche altri giri oppure lasciarla così come ho fatto io, lasciarla in questo modo e poi aggiungere il fiorellino che andremo a fare. Quindi completate il giro semplicemente a maglie alte, così come abbiamo cominciato. Terminato il giro possiamo bloccare il filo e poi andiamo a fermare magari con un piccolo elastico la parte esterna oppure possiamo fermarlo con un nastrino e legarlo dietro. Con ago e filo andiamo a bloccare l'elastico alla base qui internamente e poi dall'altro lato alla misura che serve per circondare la testa. Quindi fate in questo modo, andate poi a cucire anche l'altra estremità in base alla misura e così bloccate la fascia e sarà bella tesa sulla testa. E dopo aver bloccato anche l'elastico andiamo a realizzare il fiorellino. Per il fiorellino possiamo fare in questo modo, possiamo utilizzare magari la stessa struttura che abbiamo fatto per la borsetta e quindi andiamo a realizzare il centro con il filato rosso. Per il fiorellino da mettere alla fascia avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Facciamo ora una maglia e un aumento per tutto il giro, saranno 18 maglie basse. Stacchiamo con il filo rosso e io vado ad utilizzare questo filato un po' ricciolino, però potete utilizzare qualsiasi tipo di filato per fare i petali. Andiamo a realizzare i nostri petali facendo delle maglie alte triple, quindi 2, 3 e 4 catenelle, vado a mettere il filo 3 volte sull'uncinetto, entro nella prossima maglia e vado a fare la mia maglia tripla. Di nuovo 1, 2 e 3 nella prossima maglia e vado a fare la mia maglia tripla. Allora i petali li potete fare sia di 6 maglie che di 4, come più vi piace. Vado a farla di 4, quindi vado a fare l'ultimo 1, 2, 3 e 4 e vado nella maglia qui e vado a fare la mia maglia bassissima. Ho realizzato così il primo petalo. Vado a proseguire a fare gli altri petali realizzando così tutto il giro
e in questo modo avrò fatto il fiorellino da aggiungere alla fascia. Fatto anche l'ultimo petalo, date un po' la forma e poi andate ad applicare al lato della fascia. I petali potete farli della grandezza che decidete voi, potete farli anche più grandi, più piccoli, ne potete fare di più, come più vi piace, e andate ad applicarlo al lato della fascia. E con ago e filo andiamo a bloccare sulla fascia il nostro fiorellino. Ed ecco terminata anche la fascia per i vestitini, molto carina, molto semplice da realizzare come avete visto. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Ciao, alla prossima, un bacio.